Oggi vi parlo del nuovo DJI Neo, o meglio preferisco pronunciarlo Neo in italiano, un nuovo mini drone DJI che si può gestire direttamente soltanto con una mano. Come abbiamo visto, l'ho appena acceso e poi subito, immediatamente può andare in volo senza radiocomando, selezionando una delle opzioni disponibili nel pannello di controllo sulla parte superiore. Quindi è sufficiente premere un tasto anche se non ha agganciato il GPS, perché ha anche un GPS interno. Ecco che lui funziona immediatamente pronto a mantenerci inquadrati nella modalità che abbiamo selezionato, in questo caso follow, altezza in piano, distanza media. Il tutto senza radiocomando. Per le questioni normative vi rimando alla fine di questo video. Quando abbiamo finito basta avvicinarci a lui, mettere la mano sotto e lui atterra automaticamente. L'utilizzo come selfie drone facendolo decollare e atterrare dalla mano è soltanto uno degli impieghi di questo drone, che è il più versatile drone consumer DJI. Infatti si può utilizzare anche con smartphone, c'è anche il controllo manuale, range tipico della Wi-Fi 50 metri, dice DJI. Questa è una nuova sezione della DJI Fly che torna ad assumere la visualizzazione che conosciamo, la DJI Fly, quando lo pilotiamo con radiocomando RCN3, per ora compatibile soltanto con il Neo e non con altri droni. E per ora gli altri radiocomandi RCN1 ed N2 non sono compatibili. Con il radiocomando il Neo funziona in OcuSync 4, quindi un segnale radio potente con anche la banda a 5,2 GHz, un range operativo notevole. Distanze di chilometri se non fosse per la capacità ridotta della batteria, ma vedremo tutto più avanti. Con il radiocomando è come tutti gli altri droni DJI ed è incredibile pensando che pesa soltanto 135 grammi. La terza possibilità è quella di utilizzarlo in FPV con i Goggle 3 e RC Motion 3. Gli altri visori, gli altri componenti 2 non sono compatibili. Per il momento soltanto le versioni 3 sono compatibili. E la quarta possibilità è quella di utilizzarlo sempre in FPV Racing con radiocomando RC3. Più avanti in questo video vedremo come funziona anche in FPV con questi due componenti. E probabilmente non è pieghevole perché deve sopportare le sollecitazioni del pilotaggio in FPV. Tuttavia è talmente sottile che sta all'interno di un piccolo borsello come questo, che può contenere comodamente il drone, il radiocomando e numerose batterie. Non è un borsello ufficiale DJI, è un borsello qualsiasi che ho trovato e che è adatto a questo trasporto. Quindi anche se il drone non è pieghevole, non è propriamente tascabile, comunque è molto portabile. In sostanza, in quel piccolo borsello stanno tutti i componenti presenti nella versione Flymore Combo che stiamo vedendo in questo momento, la cui confezione ci dice subito che il drone ha la marcatura C0 del regolamento europeo droni ed è un 16+, quindi adatto a chi ha almeno 16 anni, quindi in linea con la marcatura C0 che non richiede il cosiddetto patentino. Vediamo quindi quali sono i componenti all'interno della scatola Flymore Combo. C'è questa piccola scatoletta che tra poco vedremo cosa contiene. Il radiocomando lo abbiamo già visto. Anche per quanto riguarda il Neo abbiamo dato già una prima occhiata. E allora apriamo la scatoletta, vediamo cosa c'è all'interno. Troviamo le restanti 2 batterie, oltre a quella che è installata sul drone, con questo caricatore multiplo. L'aspetto interessante di questo caricatore è il fatto che carica tutte e 3 le batterie contemporaneamente. Con un adattatore da 65 watt ci impiega un'ora a caricare tutte e 3 le batterie. Batteria che è veramente minuscola, a 10,5 Wh di capacità, 18 minuti dichiarati per quanto riguarda autonomia di volo, mentre l'autonomia reale ho constatato che si aggira intorno ai 13-14 minuti, dipende un po' da come si pilota. Pertanto con un power bank da 65 watt con 40 Wh riusciamo a caricare in un'ora tutte e 3 le batterie. Per chi ha soltanto il drone, questo cavetto di tipo C serve per caricare la batteria all'interno del drone
mentre questo giravite serve per sostituire le eliche. Nella scatola sono presenti soltanto 2 eliche, stranamente me ne aspettavo almeno 4. Per permettere la sostituzione delle eliche, i proteggi-eliche superiori sono removibili. DJI non lo dice, ma se togliamo i paraeliche, a mio parere migliora l'aerodinamica, soprattutto quando si pilota ad alta velocità in FPV, perché togliendo questi paraeliche superiori, a parte che si alleggerisce il drone di circa 4 grammi, perché ogni parte pesa 2 grammi, si sganciano tramite l'allargamento di queste gancette di plastica e poi si tolgono. L'unico rischio è che se il neo va contro degli arbusti, magari le eliche si possono spezzare, perché dei rametti magari vanno a impattare quando ancora le eliche stanno girando. Però secondo me in FPV sarebbero da togliere, vedremo. Poi abbiamo foglietti informativi, QR code per scaricare l'app DJI Fly, che è presente anche sulla scatola questo QR code, quindi mi raccomando non andate a cercare su Google Play perché non è più aggiornata da tempo. Inquadrate questo QR code e scaricatela direttamente dal sito DJI. E poi troviamo il foglietto informativo obbligatorio EASA per i droni C0, cosa fare e cosa non fare, lo vedremo più avanti. Tornando al drone, è assolutamente incredibile vedere quanto è piccolo, quanta tecnologia c'è qui dentro in 135 grammi, quanta miniaturizzazione c'è. Stiamo vedendo il VPS, 2 sensori infrarossi e una telecamerina centrale veramente piccola, secondo me troppo piccola per avere l'efficienza di visione del terreno dei suoi fratelli maggiori, e la visione del terreno è importante per quando si utilizza questo drone in modalità selfie drone, quindi dalla mano. Ma dobbiamo tener conto del basso costo del drone e dell'ambito applicativo a cui si rivolge. Infatti questo è un fantastico drone molto versatile, ma è pensato per i vlog, quindi anche la qualità video è ottimizzata per quanto riguarda i social. Non è certamente la stessa camera di Avata 2, non è neppure una Air Unit O4 oppure Air Unit O3. Dà il suo meglio nelle riprese ravvicinate. Il gimbal camera è stabilizzato su un asse meccanicamente e su 3 assi elettronicamente. Ma vediamo come funziona, le prestazioni che ha. Partiamo dalla modalità dalla mano, quindi come selfie drone. Come detto, ci sono queste modalità preimpostate. È importante che durante il decollo la camera inquadri il nostro viso, altrimenti dà un errore. Tra l'altro non dobbiamo muoverlo troppo, altrimenti dà un altro errore e non parte. Spotlight. Direction. Rocket. Spotlight. Spotlight. 3, 2, 1. Unable to take off. No face detected. Le modalità selfie selezionabili con il tasto hanno dei parametri preimpostati, ma come si fa a cambiarli? È necessario collegare il drone all'app e come possiamo notare ci sono le varie modalità. Ognuna di queste modalità ha delle configurazioni preimpostate, come ad esempio la distanza. In questo caso la modalità segui, vediamo che ha QD media lontano come distanza, l'altezza bassa in piano e alto. Una volta che noi decidiamo la configurazione della modalità segui, resterà memorizzata anche alle prossime accensioni e non sarà necessario regolarla nuovamente. Ad esempio, se per questa modalità selezioniamo 10 metri, resta 10 metri anche alla prossima accensione quando premeremo il tasto sul drone. Ad esempio i 20 metri per il circle, il cerchio. L'ascesa, ad esempio, possiamo decidere se farla facendo ruotare il drone oppure senza far ruotare il drone. La modalità hotspot, che qua viene chiamata faro, è l'unica che ha la possibilità di scattare foto, come possiamo leggere 3 secondi per scattare una foto automaticamente. Ovviamente il tutto funziona anche con smartphone collegato. Quando c'è lo smartphone collegato abbiamo anche il ritorno video. Questa è la modalità personalizzata che possiamo scegliere, se direction track, ovvero farci inquadrare dal davanti mentre camminiamo in avanti, il drone indietreggia e ci
inquadra, oppure fargli fare il boomerang e altre funzioni. Qua stiamo vedendo la risoluzione video che a 4K purtroppo si ferma a 30 fps, non c'è possibilità per il momento di fare configurazioni PAL a 25 fps. Abbiamo visto sopra il codec H264 oppure H265, mentre per le foto c'è solo la possibilità di fare le JPEG, non c'è la possibilità di fare RAW. Possiamo però scegliere il formato 4 terzi oppure 16 noni e qua possiamo formattare la memoria interna. Terminate le riprese possiamo collegare il Neo tramite Quick Transfer allo smartphone e scaricare i video, oppure possiamo collegarlo direttamente al computer con cavetto o anche allo smartphone con cavetto. Con il collegamento via cavetto la qualità io l'ho riscontrata maggiore. Qua, una volta scaricati i video sullo smartphone, possiamo creare dei video per i social. E questo è un droni, un allontanamento 4K 30 fps. Il sistema divide il file in due, una parte in andata e questa parte al ritorno, quindi due file memorizzati per la funzione allontanamento. Tutto molto semplice, molto intuitivo. Attenzione però che il drone non ha sensori rilevamento ostacoli, quindi quando dietreggia, se c'è un ostacolo, potrebbe andarci a sbattere contro. Lo stesso discorso vale per i circle, come stiamo per vedere. Questa è la partenza di un circle. Vediamo che adesso avvia la registrazione, mi tiene inquadrato, io sono il soggetto di questo circle e riesce comunque a proseguire anche se io vengo coperto nell'immagine. Però guardate cosa succede, non mi sono accorto che il raggio del circle era troppo elevato, tocca questo ostacolo e atterra automaticamente, quindi quando urta qualche ostacolo atterra automaticamente. Invece quando è in modalità segui, follow, ha una certa capacità di riconoscere gli ostacoli, come stiamo per vedere. Sto camminando vicino e tra poco vedremo che si ferma quando non riesce più a individuarmi, ma piuttosto che andare contro un ostacolo si ferma. Guardate come aggira bene questo ostacolo, vedete? Continua a farlo impazzire girando intorno. A questo punto non mi inquadra più, però si accorge che c'è l'ostacolo e quando mi ritrova otticamente riprende a volare, ma poi si ferma nuovamente perché vede l'ostacolo. Ora faccio 2 o 3 passi indietro per farlo avvicinare leggermente a me e poi continua a seguirmi. Quindi il follow ha una certa capacità di riconoscere gli ostacoli. Medium. Direction track. 3, 2, 1. Capacità parziale di rilevare ostacoli che perde quando usiamo la funzione Direction Track, che permette di essere inquadrati mentre camminiamo. Quindi ci inquadra dal davanti, lui indietreggia e quindi non avendo nessun sensore ostacoli ovviamente non può sapere quali ostacoli incontrerà. Tra l'altro fa questi movimenti destra-sinistra, ma ogni tanto impazzisce, come stiamo vedendo. Probabilmente c'è ancora da migliorare qualcosa nel firmware, vedremo con i prossimi aggiornamenti. Questi movimenti sono funzionali per mantenerci inquadrati, cerca di mantenerci inquadrati al centro dell'immagine, come stiamo vedendo. Per quanto riguarda gli ostacoli, se noi abbiamo una certa abitudine, quindi conosciamo la distanza che tiene verso di noi, ci possiamo fermare, come sto facendo io in questo momento, per evitare che vada contro un ostacolo. Quando abbiamo finito è sufficiente restare fermi. Quando rileva che stiamo fermi per alcuni secondi si avvicina e si abbassa, permettendoci di farlo atterrare sul palmo della mano. Ma è quando lo usiamo con radiocomando che scopriamo il senso di questo drone, a cosa serve questo drone. Con il radiocomando si trasforma in un tipico drone DJI, non ci sono più limiti di distanza e abbiamo un limite di altezza di 120 metri per via del fatto che è un C0 rispetto al punto di decollo.
Possiamo naturalmente anche variare l'inclinazione del gimbal con la rotellina, ma è possibile farlo anche da app quando lo pilotiamo da app. E abbiamo tutti i comandi tipici dei droni DJI. Per quanto riguarda la trasmissione a doppia banda, ha anche la 5,2 GHz, come stiamo vedendo, quindi ha la 2.4 e la 5.2 quando vola in Europa, quindi segnale OcuSync 4 molto robusto. Abbiamo anche la possibilità di selezionare la modalità oltre a quella automatica a quella manuale, dove possiamo regolare il bilanciamento del bianco e altri parametri. Abbiamo la mappa, abbiamo la bussola, la possibilità di scattare foto a scatto singolo oppure a scatto a tempo. Ovviamente il tutto relazionato alle caratteristiche di questo drone, ma comunque è tanta roba per un drone così piccolo. Addirittura c'è anche la realtà aumentata, vedete mi segnala il punto home, ovvero il punto da cui è decollato e dove tornerà automaticamente in caso di ritorno a casa automatico, che vedremo tra poco, perché grazie al GPS può fare anche ritorno a casa automatico. In questo momento modalità sport, bisogna un attimo adattarsi alla risposta di questo mini drone perché è talmente piccolo che bisogna abituarsi alla sua risposta agli stick per evitare movimenti bruschi. Per fare riprese di questo tipo è meglio switchare in modalità normale o ancora meglio modalità cine. Però vedete che si comporta molto bene, le immagini sono stabilizzate in modo incredibile considerando che è stabilizzato su un asse meccanicamente ed elettronicamente sui 3 assi. Vediamo anche che i satelliti agganciati sono 22, abbiamo ancora 6 minuti di autonomia di volo calcolata rispetto alla distanza a cui si trova rispetto al punto home, e per un selfie drone come questo è assolutamente una cosa incredibile. E queste sono le immagini 4K 30 fps registrate dal drone. Vediamo appunto la stabilizzazione che è buona, discreta buona, considerando che è anche elettronica, soprattutto nei movimenti laterali come questi di Yaw. E come vedete la qualità immagine è più che ottima per quanto riguarda la pubblicazione sui social. Per quanto riguarda l'aspetto professionale siamo un po' scarsini, però per i social è ottima, e qua si capisce appunto il senso di questo drone, ovvero riprese ravvicinate in modalità selfie come abbiamo visto prima e poi panoramiche per far vedere il punto in cui ci si trova. Quindi è un drone adatto a fare i vlog, i video di viaggio, i video documentaristici di località riprese da vicino, appunto, modalità seguimi, per poi pubblicare anche queste clip panoramiche. Il tutto con la certezza di avere la sicurezza del ritorno a casa automatico, che può scattare sia in manuale sia quando si scarica la batteria o quando perde segnale radio. E anche con ritorno a casa automatico c'è la realtà aumentata che ci indica anche il percorso di ritorno del drone. In questo momento sto muovendo io il gimbal verso il basso, può orientarsi fino a 90 gradi verso il basso. Ovviamente quando è così inclinato la stabilizzazione è un po' quello che è, perché si basa anche elettronicamente soprattutto sul roll. E tra l'altro proietta anche la sua ombra sul terreno come stiamo vedendo. E questo è il suo rumore, 78 decibel, un po' meno di Avata 2. Ma torniamo alle modalità selfie, in questo caso follow, quindi con una capacità di rilevare gli ostacoli parzialmente, come abbiamo visto in precedenza. Vediamo come se la cava in questo ambiente. Si tratta di ambienti che DJI non consiglia. DJI dice che deve essere usato in ambienti privi di ostacoli. Comunque la velocità massima nelle modalità selfie di seguimento è di 20 km all'ora, non supera i 20 km all'ora, quindi se io vado più veloce di 20 km all'ora praticamente mi perde. Quando siamo con questa modalità possiamo riprendere il controllo attivando lo smartphone con la Wi-Fi, quindi in qualsiasi momento noi possiamo collegarci col drone e riprendere il suo controllo. E tramite gli stick virtuali possiamo anche pilotarlo a mano tramite app.
In questa situazione con arbusti laterali è assolutamente sconsigliato in direction track, perché guardate cosa potrebbe succedere. Ecco qua. Fortunatamente il drone è ben protetto ed è robusto. Vedremo tra poco altri crash anche in FPV dove non si è fatto assolutamente nulla. Invece in modalità seguimi, ovvero follow, si comporta abbastanza bene. Guardate, in questo caso riesce comunque a evitare anche gli arbusti. Se fosse stato in direction track non li avrebbe evitati, ma si sarebbe schiantato per via dei movimenti che fa appunto quando ci inquadra in direction track. In follow invece devo dire che è soddisfacente. Chi compra la versione solo drone senza radiocomando può comunque utilizzarlo anche con lo smartphone, come abbiamo già visto, e pilotarlo anche manualmente tramite lo smartphone. In questo caso c'è il limite dei 50 metri di distanza massima e 30 metri di altezza massima, comunque sufficienti per scattare foto e girare video. Ma cosa succede se noi vogliamo farlo tornare a casa automaticamente in questa modalità senza radiocomando? Succede che non funziona, atterra sul posto anche in caso di batteria scarica. Con lo smartphone, ma è anche possibile farla con il DJI Mic 2. Mentre questo è il rumore senza cancellazione. Ma con quella piccola telecamerina come VPS, quel piccolo VPS, cosa succede se facciamo volare il Neo sull'acqua? Allora, dopo aver agganciato il GPS per sicurezza, e il lampeggio verde ci indica che appunto è stato agganciato il GPS, altrimenti lampeggerebbe di giallo, prova a fare un drone a 10 metri di distanza, vediamo cosa succede. Eccolo che si allontana, sembra andare tutto bene, ma a questo punto vedete che impazzisce. Per fortuna c'è il molo che gli ridà il riferimento della terra, altrimenti secondo me sarebbe andato chissà dove. E quindi in questo modo è tornato indietro. Me la sono rischiata, però ha funzionato. Voglio rischiare nuovamente, mi sposto di qualche metro sulla destra e rifaccio il drone. Vediamo cosa accade. 10 meters. Drone. Sempre 10 metri, non ho cambiato niente, anche perché per cambiare bisogna usare lo smartphone. In questo momento lo smartphone non è collegato. Vedete che va a fare il suo allontanamento. Vediamo cosa accade ed ecco che scarta di nuovo come prima a sinistra. Vediamo se torna indietro o se mi finisce in acqua. Torna indietro anche questa volta, ma è un missile. Guardate che velocità, e non si ferma più e si schianta contro questa pietra. E incredibilmente non si è fatto nulla, nemmeno la camera. E vediamo quindi cosa è successo. Allora, l'allontanamento, ecco che ha la prima difficoltà, l'acqua va verso destra, quindi lui resta ingannato, questo ritorno a razzo, e guardate, c'è proprio quella pietra laggiù che va a colpire con la camera. D'altronde la prima cosa che ci dice l'app è quando attiviamo le modalità manuali, ci dice che dobbiamo volare all'aperto, evitare l'acqua, evitare cali di quota e rispettare i regolamenti. Ma voglio rischiarlo, indagare fino in fondo, ed eccolo con il radiocomando RC-N3 la situazione è migliorata nettamente, c'è qualche piccola incertezza, ma con il radiocomando mantiene comunque il controllo. Notare che quando mettiamo la mano sotto anche con il radiocomando attiva l'atterraggio automatico. E così, confortato da questa prova sull'acqua con il radiocomando, decido con il radiocomando di fare un circle, un cerchio, quindi gestito dal radiocomando sull'acqua, e vediamo come si comporta. Il Neo è già sull'acqua, quindi non sembra avere problemi, anche se soltanto a circa 2 metri di altezza, secondo lui. E adesso avviamo il circle e sembra appunto che abbia una logica diversa rispetto alle modalità selfie. Quando è collegato al radiocomando, il volo è più integrato tra VPS e segnali GPS, mentre quando lo facciamo decollare dalla mano non è così, i due sensori, diciamo così, non sono così integrati bene e dà dei problemi. E sempre con il radiocomando, pilotando manualmente, si possono fare appunto delle panoramiche che danno un senso a questo pacchetto.
Infatti, come ho detto, possiamo fare delle riprese ravvicinate dove il neo rende meglio a livello di qualità e poi fare panoramiche di questo tipo per rendere l'idea del luogo in cui siamo. Quindi l'ideale per i vlog. Ad esempio, ci troviamo in questo posto, facciamo le nostre riprese dal basso con le modalità selfie tranquillamente, possiamo anche parlare cancellando il rumore delle eliche come abbiamo già visto, e poi con il radiocomando ci facciamo un bel voletto panoramico. Guardate che spettacolo, guardate quanto è incredibile questo mini drone nel fare questi voli. Facciamo tutte le riprese che intendiamo realizzare. Guardate, se si manovra sempre con il radiocomando in modo docile, e una volta abituati alla risposta degli stick si possono ottenere anche questo tipo di immagini. Considerando appunto che il drone 135 grammi sta sul palmo della mano, è assolutamente una cosa incredibile. Inoltre abbiamo la solita sicurezza del ritorno a casa automatico quando si scarica la batteria in caso di perdita segnale, e quindi assolutamente ottimo. L'unico punto un po' più debole è la qualità video, che come ho detto, soprattutto nelle riprese panoramiche in lontananza, per i soggetti più lontani si nota che appunto non è il massimo. Va bene per i social o poco più. Poi grazie alla realtà aumentata possiamo subito individuare dov'è il punto home e ci possiamo recare sul punto home. Quindi assolutamente una cosa incredibile. Il Neo è davvero un gioiello tecnologico, considerando anche il costo ridotto che ha. Ciliegina su questa torta tecnologica a basso costo, le modalità FPV. In questo momento RC3, radiocomando RC3 in questo momento è compatibile soltanto con le versioni 3 dei radiocomandi e per ora soltanto con il Google 3. In questo momento stiamo vedendo il Neo con radiocomando e vediamo che c'è anche la modalità normale, la modalità sport e c'è anche, sorpresa, la modalità manuale, ovvero la modalità acro. Vedete? Ovviamente si possono settare anche gli expo, quindi andiamo a vedere come settare gli expo. Ci sono questi valori, questi sono i valori di default. Avevo già tolto in una prova precedente il limite di assetto modalità M, quindi se togliamo questo limite può fare anche i flip, i roll e via dicendo, anche se a dire la verità DJI sconsiglia di fare movimenti acro racing, ovvero manovre estreme come split S, flip e via dicendo. Secondo DJI è adatto il manuale per imparare a pilotare in manuale, ma senza esagerare. Allora vediamo come funziona. Io sono partito in sport, possiamo tramite lo switch selezionare la modalità manuale. Una volta che mettiamo gli stick nella posizione indicata, ecco che scatta la possibilità di fare pilotaggio manuale. Bisogna un attimo adattarsi. Vedete, io adesso ho fatto un flip di roll, però bisogna abituarsi perché la velocità praticamente dovrebbe essere limitata essendo un C0, quindi un discorso simile ad Avata 2, e pertanto ci sono un po' questi limiti che vedrò magari di risolvere e di migliorare nei prossimi video in manuale, ad esempio togliendo i paraeliche come ho detto nell'introduzione e magari settando la velocità in modo adeguato. Per il resto comunque funzionicchia, diciamo, in manuale. Non è il massimo, bisogna abituarsi. La risposta è un po' strana e si rischia appunto di schiantarsi come sto per fare adesso. Ecco qua, un bello schianto sulle pietre. Purtroppo in questa versione di firmware non c'è la modalità tartaruga per fare in modo di ribaltarlo sul posto e quindi sono dovuto andare a recuperarlo. Mi assicuro che non si è fatto niente. Incredibilmente
non si è fatto niente. Il drone è talmente leggero e piccolo che anche quando fa questi crash è praticamente indistruttibile. È una cosa assurda. Il problema è che dopo un po' si spegne per surriscaldamento, e quindi anche se attiviamo il suono degli ESC dobbiamo fare in fretta, perché poi a un certo punto si spegne e diventa più difficile localizzarlo. Ma è meglio di sé in FPV lo dà con il Motion Controller 3. Infatti, grazie al mirino, al circoletto che ci dice dove va il drone quando premiamo il grilletto, possiamo veramente fare movimenti precisi con il motion controller senza pericoli di cattivi posizionamenti per quanto riguarda l'assetto, perché non è modalità acro. Addirittura possiamo simulare manovre come quelle che vedremo tra poco. Ovviamente il video sugli occhiali non è stabilizzato, però quello registrato è stabilizzato. Cioè, per un drone così piccolo, vedete cosa è possibile fare con il motion controller, e questo è un dive simulato. Non vengono inquadrate, il telaio non viene inquadrato come invece può accadere su Avatar 1 e anche su Avatar 2 in certe circostanze, ma vedete che è veramente ottimo, è veramente preciso il suo controllo. Vedete, si possono fare queste cose senza dover essere esperti nel pilotare in acro, anche se comunque questo drone dà la possibilità di pilotare in acro e di imparare senza troppi danni, perché abbiamo visto che quando cade praticamente non si fa niente. E quindi, mentre vediamo un po' di immagini FPV stabilizzate che registra questo mini drone, arriviamo alle mie conclusioni. Si tratta di un mini drone fantastico appunto per i vlog, il più versatile per quanto riguarda il drone consumer DJI. La versione solo drone costa 199 euro, questa versione costa 349 euro con radiocomando RC-N3. Come abbiamo visto, dobbiamo fare attenzione nelle modalità in cui lo usiamo, per quanto riguarda gli ostacoli, per quanto riguarda l'acqua, se è presente, se lo usiamo in modalità selfie, se lo usiamo con il radiocomando, però apre a tantissime possibilità, anche se la qualità video non è eccezionale, è comunque valida per i social e quindi è ideale, un drone ideale per i vlog. Per quanto riguarda le modalità selfie, ci sono ancora delle ottimizzazioni che DJI secondo me dovrebbe fare, in particolare appunto per la gestione VPS e GPS. Abbiamo visto che non è integrata così bene quando si usa in modalità selfie, non è integrata come è ben integrata invece come quando si usa con radiocomando, dove ha molte meno incertezze rispetto al terreno sottostante, che sia acqua o che sia scosceso e via dicendo. Per quanto riguarda il regolamento, l'utente deve essere registrato sulla piattaforma D-Flight come operatore e applicare il QR code D-Flight sul drone. Non è necessario per il pilota il cosiddetto patentino, però l'operatore deve avere l'assicurazione. Inoltre, prima di volare bisogna consultare le mappe con le zone geografiche sempre su D-Flight per capire se la zona dove intendiamo volare è soggetta a delle limitazioni oppure se è libera. All'interno della scatola c'è un volantino EASA come questo che ci dice cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare. È importante sapere che quando pilotiamo in FPV con il visore dobbiamo avere accanto a noi una persona che ci indica eventuali pericoli e tenga a vista il drone. Il drone deve essere condotto a vista e in teoria con lo smartphone attivo, con l'app attiva sullo smartphone oppure con il radiocomando, anche se la possibilità che dà questo drone marcato C0 di essere usato anche direttamente soltanto dalla mano con il tracking visivo potrebbe essere un'estensione del follow me, perché il follow me è concesso non tenere a vista il drone, ovviamente perché siamo seguiti, quindi è una cosa concessa dal regolamento il follow me. È strano però che venga concesso senza avere un radiocomando attivo o uno smartphone. Potrebbe essere una estensione del follow me questa opzione, perché
essendo attiva su un drone marcato C0 potrebbe essere concessa, altrimenti non si capisce perché sia disponibile su un drone certificato C0. Detto questo, mi scuso per la lunghezza di questo video, purtroppo ci sono tante cose da dire, molte cose le dirò in video dedicati. Spero che questo video vi sia stato utile, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se comprate il mio continuate a seguirmi perché ci saranno altri video che vi spiegheranno tante cose su questo drone, mini drone per certi versi eccezionale. Grazie a tutti e alla prossima con Quadricottero News.